Qui siamo nel Sulcis, ovvero la punta sud-ovest della Sardegna. Qui precisamente siamo nel comune di Carbonia e siamo nella parte più alta della DOC, in questo caso perché parliamo di vitigni, del Carignano, il Carignano del Sulcis, che è il vitigno principe di questo territorio. Io sono un piccolo produttore, coltivo il Carignano, sono Enrico Esu. Lo coltivo ancora, diciamo, in maniera tradizionale, ovvero ad alberello, su piede franco e su terreni sabbiosi. Abbiamo la fortuna qui nel comune di Carbonia di avere dei terreni sabbiosi di origine alluvionale e abbiamo come si può dire, una particolarità, ovvero che mentre nel resto del territorio il Carignano su sabbia si trova soprattutto sulle coste, quindi sull'isola di Sant'Antioco, quindi molto vicino al mare, la particolarità di questa zona è che, pur avendo tutte le caratteristiche del Carignano tradizionale, ovvero il piede franco, l'alberello e la sabbia, ci ritroviamo più all'interno, quindi nell'entroterra, perché abbiamo circa 8-10 km dal mare. Diciamo che quello che perlomeno, posso parlare per me, quello che ottengo io sono dei Carignano estremamente strutturati e anche molto rotondi, rispetto a quello che magari è una delle caratteristiche che si conosce del Carignano, un po' diciamo spigolosi. Ecco. Noi come azienda nasciamo praticamente con mio padre, che nel 1958 ha impiantato il primo vigneto, che si trova, rispetto a quello dove siamo adesso, un po' più a sud. E dal primo vigneto di Carignano sono nati tutti gli altri. Oggi abbiamo una superficie di circa 10 ettari e tutte le vigne non sono mai state rimpiantate. Mio padre la prima appunto del 58, poi abbiamo un altro impianto che è qua sulla sinistra del 1968, quindi 10 anni dopo. L'altro alle mie spalle, che si intravede, è del 1970. La particolarità dei primi due impianti è che il sesto d'impianto è molto stretto, abbiamo 60-70 cm tra un ceppo e l'altro e i filari sono di al massimo 1,80 m. Invece dal 70 in poi sono stati impiantati con una larghezza di 2 metri. Allora, fondamentalmente non è che siano stati fatti studi, almeno noi personalmente non abbiamo fatto grandi studi, ci siamo basati su quello che è su Connottu, nel senso che quello che era la tradizione, quindi il passaparola o quello che facevano gli anziani. E quindi anche mio padre a suo tempo fece così, quindi si selezionava in maniera massale i tralci, quindi i tralci di Carignano, ma non solo Carignano, perché per la verità queste vigne che vedete sono per la maggior parte di Carignano, ma comunque all'interno ci sono anche altre varietà che sono tipiche, come la Munica e anche qualche ceppo di Cannonau. Poi c'è la Sagarenisca e altre varietà minori che comunque non vengono vinificate, ecco. Quindi dicevo, tradizionalmente si selezionava e si faceva l'impianto. Sulla sabbia la particolarità che abbiamo sulla sabbia del Carignano è il fatto che, essendo un vitigno estremamente vigoroso e la sabbia è un terreno comunque povero, perché comunque è di sua natura drenante, quindi non trattiene molto le sostanze, principalmente queste due diciamo caratteristiche hanno permesso al Carignano di trovare qua nel Sulcis la sua maggiore espressione, perché fondamentalmente su terreni un po' più vigorosi ha magari più difficoltà a raggiungere livelli di maturazione come quelli che si raggiungono appunto sulla sabbia. L'allevamento ad alberello è stato privilegiato perché con i venti di maestrale molto diciamo prevalenti e soprattutto molto forti, non si poteva salire tanto senza dare sostegni e quindi si rimaneva sempre molto bassi, quindi molto vicini al suolo, tant'è che i grappoli
che ad esempio usciranno da queste gemme, perché qua la potatura non è stata completata. Adesso dal 15 di marzo si ripasserà su tutti gli alberelli e si taglierà lasciando soltanto 2 gemme produttive e un occhio, come si dice, una gemma dormiente. I grappoli che nasceranno dai rami che si avranno da queste 2 gemme saranno estremamente vicini al terreno. La sabbia, come potete vedere qua, si ha già un aspetto di quello che potrebbe essere d'estate, avrà questo aspetto, questo colore che fa anche da riverbero. Quindi l'utilizzo di questa tecnica aiuta praticamente a aumentare la capacità di maturazione del grappolo grazie al riverbero dei raggi solari. Quindi più ci spostiamo in alto e minore è questo effetto che possiamo avere. Naturalmente non è che allora abbiano studiato questi aspetti, si è fatto in questo modo e si è riscontrato che forse anche per pura casualità, o forse anche perché era l'abitudine, si è avuto questi buoni risultati sul Carignano. Io ho deciso appunto di continuare, pur essendo un tipo di allevamento più difficoltoso dal punto di vista della meccanizzazione, di continuare ad allevare i vigneti con questa tecnica, perché secondo me è quello che si può definire il nostro vantaggio competitivo. È proprio una di quelle caratteristiche che fondamentalmente ci permette di distinguere il nostro prodotto da tutti gli altri, e non solo, poi rispetto a quello che è per me una cosa importante, la nostra tradizione. È un vitigno che dà dei problemi dal punto di vista magari sanitario, nel senso che è molto sensibile all'oidio, assolutamente sensibilissimo all'oidio, è molto sensibile alla peronospora, però la peronospora, come un po' tutti sanno, in Sardegna non è un problema diciamo di ogni anno. Ci sono le annate dove la peronospora magari fa dei molti danni e non ci si può fare poi granché, almeno per chi lavora con soltanto zolfo e rame, mentre sull'oidio lo zolfo in polvere è estremamente efficace. La differenza è che bisogna trattare per tempo, quindi bisogna conoscere la vigna, bisogna conoscere anche il clima, perché ogni zona comunque ha le sue caratteristiche di temperatura minima e massima che condizionano poi la diffusione dei funghi. Quindi se ci spostiamo sulla costa, sicuramente i periodi di intervento sono diversi rispetto a quelli che abbiamo qua, quindi è necessario stare molto attenti, però con lo zolfo diciamo che hai un'efficacia, se sei pronto e stai in vigna, come direi, come riesco a fare io, diciamo che si riesce a controllarla perfettamente. Siamo in fase di lavorazione, vedi qua, questa è già stata scalzata, quella è stata scalzata a un lato, deve passare lo scalzatore dall'altro lato e poi via via si devono fare tutti. È soltanto una questione di tempistica. Probabilmente è dovuta al fatto che comunque la povertà dei terreni sabbiosi tende a far concentrare molto i grappoli, e quindi sinceramente penso che sia questa la motivazione. Di sicuro il Carignano, sia allevato su sabbia che allevato su terreni diciamo argillosi, ha comunque delle cariche tanniche molto importanti. Sul tannino forse non è tanto diciamo l'aspetto della quantità del tannino, ma il tannino in sé, nel senso che la qualità del tannino tende a cambiare. Diciamo che sulla sabbia il tannino è leggermente più addomesticato, è più morbido, però c'è ed è presente anche molto, cioè soprattutto all'inizio è anche molto importante. Poi lì dipende anche dalla vinificazione, da come viene effettuata la vinificazione, chiaramente più o meno estrazione, oppure anche da come viene tagliata l'uva, perché se l'uva è troppo poco matura o comunque non ha raggiunto quei livelli di maturazione importanti che ad esempio si raggiungono sulla sabbia, chiaramente il tannino è un po' più verde e quindi magari un po' più aggressivo, oppure ci mette anche più tempo a evolvere in bottiglia.
Io sulla mia esperienza non ho avuto problemi di tannini, come si dice, estremamente verdi. Però il tannino è bello presente e ha bisogno di almeno 1 anno e mezzo minimo di affinamento prima di andare in bottiglia. Cioè io non solo per il tannino ma anche per altri problemi che si ha sul Carignano in vinificazione, ma prima in bottiglia è molto difficile ottenere un buon prodotto, perlomeno, poi non che non si possa imbottigliare, nella mia piccola esperienza naturalmente. Tecnicamente noi operiamo in questo modo: nel momento in cui abbiamo la crescita dei germogli, fondamentalmente senza avere sostegni, avviene un effetto particolare che è legato innanzitutto a non avere fili e l'altro al maestrale. Questa è una mia constatazione, non c'è nei libri, perché in un'altra vigna parte del filare era coperto dagli alberi e parte no. Ora, la parte coperta dagli alberi cresceva di almeno 15-20 cm in più rispetto a quella non coperta dagli alberi, e questo presumo fosse dovuto al fatto che l'estremo battere del maestrale abbia portato la pianta a concentrare sostanze nel rinforzare il tralcio piuttosto che a crescerlo. Poi, non dando sostegni, il tralcio deve già dai primi momenti incominciare a rinforzarsi, perché se noi gli diamo il sostegno lui va sempre avanti perché tanto è agganciato. Se invece non ha sostegni non può crescere oltremodo perché si spezza, quindi tende a rinforzarsi e a crescere più lentamente. Poi ci sono zone dove magari è più vigoroso e quindi a quel punto si fa una cimatura se serve, per poter magari passare a fare un'unica lavorazione estiva, perché stiamo parlando dell'ultima volta che si fanno le lavorazioni più o meno ai primi di luglio, dopodiché in vigna con mezzi meccanici non si entra più. Per quanto riguarda la parte basale dove si concentrano magari i grappoli, avviene questa cosa particolare: come potete vedere non c'è impianto di irrigazione, quindi cosa avviene? Che dalla metà di giugno in poi, più o meno, dipende dall'annata, le temperature iniziano a diventare abbastanza importanti. Stiamo parlando anche di settimane a 38 gradi di massima, con minime che vanno a 22. Questo aiuta tantissimo con l'oidio, perché con minime molto alte l'oidio ci saluta per fortuna e noi siamo tranquilli. Però allo stesso tempo abbiamo l'effetto sulla disidratazione, quindi anche sulla evapotranspirazione del terreno, quindi diminuisce la quantità di umidità disponibile per le piante, e questo comporta nei primi di luglio, pressappoco nel periodo dei primi di luglio, la perdita delle foglie basali in maniera totalmente naturale, cioè si seccano e cadono, liberando tutta la parte basale delle piante e facendo penetrare sia la luce che l'aria. Quindi da una parte si aiuta l'ingresso della luce e quindi la migliore maturazione dei grappoli. Poi c'è un'altra particolarità, che sui ceppi giovani, dove magari c'è un po' più di vigoria, si può anche intervenire, ma non per defogliare o togliere grappoli, perché raramente abbiamo una carica di grappoli così importante da dover buttare giù, se non nei primi anni di vita. Però siccome il vitigno, cioè il Carignano appena impiantato nei primi 10-15 anni di vita, crea molte femminelle che quindi vanno a chiudere praticamente la parte dei grappoli, e quelle sì vanno in base alla zona, vanno controllate e eventualmente vanno asportate. Sulle vigne più vecchie, quelle che ormai hanno 35-40 anni, non c'è assolutamente problema, perché non abbiamo la cacciata di femminelle importanti, quindi si può tranquillamente lasciare andare al suo corso la vigna senza intervenire manualmente. Adesso qua bisogna stare un po' attenti. Qui abbiamo un esempio di della motivazione per la quale si fa una potatura in 2 fasi. Dici un po'.
ovvero a novembre si fa la potatura vera e propria, ovvero si selezionano quelli che saranno gli speroni produttivi, però non si rifila la potatura fino a, come ho detto prima, le gemme che poi andranno a produrre, perché come vedete in questo periodo abbiamo già una cacciata del germoglio che è troppo precoce, perché adesso una potenziale gelata fine metà aprile o primi di aprile questi vengono distrutti. Quindi noi da metà marzo mediamente si fa il taglio in questa posizione lasciando solo 2 gemme, e queste gemme inizieranno a germogliare in base alle condizioni climatiche mediamente entro l'ultima settimana di marzo, il che è molto più diciamo va molto meglio per poter, se non altro, evitare qualche gelata. Ecco, questa vigna sembra già in pieno germoglio, abbiamo già anche i grappoli, come puoi vedere qua, qui si vede già il grappolino. Ne stiamo parlando, questo è già un germoglio che avrebbe bisogno dello zolfo. Io devo dire la verità, tranne effettivamente qualche ondata di caldo un po' più presente durante l'estate, non ho visto tutta questa differenza di clima per adesso, perché questa d'altronde è una tecnica che è sempre stata, cioè viene dal passato, quindi se nel passato già si faceva questo è perché qui in questa zona della Sardegna, io posso parlare solo della mia zona, non posso parlare per tutte, in questo territorio, perlomeno qua nella mia zona, questa tecnica è sempre stata fatta perché a marzo questo problema è sempre presente. Quindi se noi facessimo già una potatura di questo tipo non andrebbe bene. Però c'è anche un altro motivo per cui si fa questa, perché come potete vedere le vigne venivano scalzate a mano e quindi non avendo sostegni per poter passare anche con un cavallo, prima si faceva coi buoi, per poter fare l'aratura bisognava per forza potare, quindi si potava a metà novembre, quando arrivava il freddo, fondamentalmente freddo, stiamo parlando di 10 gradi, ecco, quando da noi la temperatura arriva ai 10 gradi di massima, allora diciamo che è arrivato il freddo e quindi si inizia a potare. Però si potava così in modo tale che poi si potesse fare le prime lavorazioni sulla fila e poi a marzo come già detto, si rifilava la potatura per la produzione dell'annata successiva. Qui le sabbie sono alluvionali, quindi non hanno una profondità costante, ci sono affioramenti perché sotto c'è l'argilla. Diciamo che abbiamo profondità che vanno dal metro ai 2,5 metri di sabbia. Se anche d'estate noi manteniamo la coltivazione e andiamo a scavare, magari adesso arriva subito l'umidità, si può vedere subito, però d'estate arriviamo a questa profondità, 10 cm troviamo la terra umida. Il che significa che non è necessario irrigare, perché noi mantenendo la terra coltivata permettiamo al terreno di traspirare e quindi di portare l'umidità verso la superficie. Se invece noi non la coltiviamo, questa diventa uno strato spessissimo dove non traspira più nulla e l'acqua va sempre più giù, invece che venire in superficie, causando chiaramente una sofferenza estrema alle piante, perché già così nei mesi più caldi tra luglio e agosto diciamo la sofferenza dei vigneti è più o meno accentuata in base all'annata, ma si percepisce tanto, e comunque è un tipo di sofferenza che sul Carignano devo dire dà dei frutti effettivamente, come dire, molto positivi, cioè è una sofferenza che alla fine serve.